Ultima domanda, Sì? che è: qual è stata la sua auto preferita? La mia auto preferita? La mia auto preferita è l'Espada. Perché? Perché? Non ne abbiamo mai parlato. Perché è la macchina più difficile nelle categorie Gran Turismo, più difficile da fare, cioè che assolva a tutte le aspettative che si aspetta da una Gran Turismo sportiva. Una macchina che doveva essere veloce, ripresa, 4 posti comodi, bagagliaio comodo, grande, quindi facilità di guida praticamente come un go-kart, certe dimensioni interne, ma non una macchina mastodontica, eccetera, una macchina ancora molto bassa, non una 4 porte, non so come poteva avere Maserati o così, e appunto con grandi prestazioni ma anche grande comfort, una macchina silenziosa, una macchina senza vibrazioni, senza niente. Cioè, ancora adesso molti possessori delle Spada sono una macchina per loro. Difficilmente un possessore di Spada si priva vende la propria macchina. Macchina difficile da mettere a punto, una macchina appunto perché prestazioni e comfort sono difficili da fare coesistere, e invece, insomma, da un punto di vista puramente tecnico, la macchina più innovativa è stata l'Uraco. L'Uraco era una macchina completamente con un'infinità di soluzioni d'avanguardia, dal telaio, che era un telaio per una vettura del genere allora scatolato, al fatto che il motore e il cambio fossero montati su un altro telaietto di dietro, supportato a sua volta, ancorato al telaio da 5 ceiling block in gomma, e quindi per esempio si montava tutto praticamente su un carrellino, si montava motore, cambio, tutti gli accessori eccetera eccetera, e poi davo su sotto 4 buloni e si attaccava al telaio, prima di tutto. Secondo, aveva per esempio le ruote, il sistema di sospensione McPherson. Davanti l'avevano già delle altre macchine, di dietro nessuno si era azzardato a farlo, specialmente le macchine sportive, che invece proprio grazie, perché anche le sospensioni, a proposito, erano attaccate a questo telaietto, andava su tutto, compreso le ruote di dietro, andava su tutto attaccato così, e quindi quello fu un grande vantaggio. Per esempio, le altre cose, per esempio la testa destra era un 8 cilindri a V, motore completamente nuovo, non era più un 12, ma la testa destra era uguale alla testa sinistra, bastava girarla, e quindi c'era una sola attrezzatura per la lavorazione. Poi per esempio la testa non aveva la camera di scoppio, la camera di scoppio era ricavata nel pistone. Allora, esistevano dei motori che si chiamavano con testa tipo Aeron, però erano dei motori lenti, non dei motori veloci, perché il problema che non c'era più la camera di scoppio emisferica, ma era piatta. Ma perché questo? Perché era semplice da lavorare, bastava spianare la testa senza andarla a lavorare la calotta, e senza andare a lavorare le sedi delle valvole che erano dentro la calotta, quindi le sedi delle valvole erano perpendicolari, quindi era semplice lavorazione, eccetera. Piantone dello sterzo, non aveva piantone dello sterzo, sai, c'è lo sterzo, poi c'è il volante, poi c'è la cremagliera da lontano, e quando tu vai a sbattere il piantone ti salta, lo stop ti salta addosso. L'Uraco non c'è il piantone dello sterzo, perché la cremagliera è attaccata al parafiamma, cioè il volante, un distanziale grande così, un soffiotto così, e poi c'è subito la cremagliera dello sterzo
attaccato al parafiamma, quindi è sotto praticamente al vetro. Quindi in caso d'urto assolutamente non c'erano dei problemi. A quel tempo, una cosa molto è da ricordare, con un'unica macchina, un unico prototipo, era il prototipo che serviva per sì, piace, non piace, la esponiamo al salone. Stessa macchina esposta al salone di Torino, salone di Ginevra, eccetera. Stessa macchina sempre fa tutte le prove di benestare per la produzione, quindi tutti i chilometraggi, la funzionalità, il fatto che tutti gli organi resistano per il chilometraggio che noi volevamo arrivare, che erano oltre i 100.000 chilometri, perché macchine del genere 100.000 chilometri, cioè non le fa, cioè non è che non le superano, è che il cliente non è che vada in giro, faccia 800 km al giorno con delle macchine del genere. Quindi la stessa macchina. Poi la stessa macchina, alla fine di tutto, faceva le prove d'urto, il crash. Fine, sempre con una macchina sola. Adesso questo tipo di macchine hanno circa quindi dai 20 alle 30 vetture per dare il benestare alla produzione in giro, a provare, eccetera, eccetera. Ecco, cioè l'Uraco è stata la macchina tecnicamente all'avanguardia. L'altra l'Espada per altri motivi. Poi vabbè, il Countach è quello che ha dato soddisfazioni, eccetera, eccetera. Questa è nata in un periodo non fortunato perché c'era la crisi del petrolio, però insomma ha avuto dici, guarda, poi ci mettevo così, guarda, c'è ancora un fatto. Bob Wallace. Che cazzo dici?